Il Cigno Nero. Come l'improbabile governa la nostra vita, di Nassim Nicholas Taleb, è un'opera che esplora l'impatto degli eventi rari e imprevedibili sulla società e la storia. Parte 1. Il Cigno Nero in sintesi. Taleb introduce il concetto di Cigno Nero, un evento raro e imprevedibile, con conseguenze di vasta portata. Descrive la sua esperienza personale e il suo background come trader e filosofo per contestualizzare il suo interesse per l'incertezza e l'imprevedibilità. Taleb discute come gli esseri umani tendano a semplificare, catalogare e prevedere gli eventi basandosi sul passato, sottovalutando l'importanza degli eventi rari e imprevedibili, e spiega come il nostro mondo sia influenzato da questi eventi, sfidando le nostre assunzioni di prevedibilità e sicurezza. Un Cigno Nero è definito come un evento che soddisfa 3 criteri principali. 1. È un'anomalia, essendo al di fuori delle aspettative ordinarie perché nulla nel passato può indicare in modo convincente la sua possibilità. 2. Ha un impatto enorme. 3. Nonostante il suo status di sorpresa, la natura umana ci spinge a costruire spiegazioni retrospettive che lo rendano prevedibile. Taleb descrive la sua esperienza personale come trader e l'incapacità dei modelli finanziari tradizionali di prevedere eventi estremi. Sottolinea che, nonostante l'incertezza intrinseca del mondo, le persone tendono a cercare sicurezza e prevedibilità. Taleb cita la scoperta dei cigni neri in Australia nel XVII secolo, che sfidò la convinzione europea che tutti i cigni fossero bianchi. Questo esempio illustra come un singolo evento inaspettato possa cambiare completamente la nostra comprensione del mondo. Introduce i concetti di mediocristan e estremistan per descrivere gli ambiti della vita in cui i cigni neri hanno rispettivamente un impatto minore o maggiore. Mediocristan. Dominio dove le variazioni sono piccole e l'impatto degli eventi estremi è limitato. Esempi di mediocristan includono l'altezza delle persone o il consumo calorico giornaliero. Le leggi della probabilità funzionano bene in questo dominio. Estremistan. Dominio caratterizzato da variazioni estremamente ampie e dall'influenza significativa degli eventi rari. Esempi di estremistan includono la distribuzione della ricchezza, la popolarità dei libri e i rendimenti finanziari. In estremistan un singolo evento può avere un impatto sproporzionato. L'autore sottolinea che molte aree della vita reale, come l'economia e la finanza, appartengono a estremistan, dove i cigni neri hanno un ruolo cruciale e non vanno sottovalutati. Egli parla di come i rendimenti dei mercati finanziari siano dominati da pochi giorni di movimenti estremi, che rappresentano un tipico esempio di estremistan. Ignorare questi eventi può portare a gravi errori di valutazione del rischio. Parte 2. L'incapacità di prevedere. In questo capitolo Taleb esplora perché siamo incapaci di prevedere i cigni neri e discute i limiti della nostra comprensione. Sostiene che i modelli predittivi tradizionali non riescono a considerare l'impatto degli eventi rari e imprevedibili. Taleb introduce il concetto di asimmetria delle informazioni, dove i dati a nostra disposizione non sono sufficienti per fare previsioni accurate. Taleb usa l'analogia del tacchino induttivo per spiegare l'incapacità di prevedere eventi estremi. Un tacchino viene nutrito ogni giorno per 1000 giorni e crede che questo pattern continuerà. Tuttavia, il giorno prima del ringraziamento, l'imprevisto accade. Il tacchino viene macellato. Questo evento era imprevedibile dal punto di vista del tacchino, ma inevitabile per l'allevatore. Taleb discute la fallacia narrativa, il nostro bisogno di creare spiegazioni coerenti e logiche per eventi passati, anche se queste narrazioni non sono accurate.
La nostra tendenza a costruire storie per spiegare il mondo ci porta a credere erroneamente di poter prevedere il futuro. Taleb cita la crisi finanziaria del 2008, dove dopo il fatto gli esperti finanziari hanno creato narrazioni per spiegare perché è accaduta. Tuttavia, prima della crisi, questi stessi esperti non erano in grado di prevederla. Questo illustra come le spiegazioni retrospettive spesso ci danno una falsa sensazione di comprensione e prevedibilità. Parte 3. La tirannia dei cigni neri. In questa parte del libro, Nassim Nicholas Taleb illustra come i cigni neri dominino molte aree della vita e come la nostra comprensione della probabilità sia inadeguata per gestirli. Taleb critica i modelli probabilistici tradizionali, sostenendo che essi non riescono a catturare l'impatto degli eventi estremi. Taleb usa l'esempio dei rendimenti dei mercati finanziari. La maggior parte dei modelli finanziari assume una distribuzione normale, gaussiana, dei rendimenti. Tuttavia, la realtà mostra che i mercati finanziari sono dominati da pochi giorni, con movimenti estremi, che hanno un impatto sproporzionato sui rendimenti complessivi. Questo dimostra che i modelli tradizionali non sono adeguati per prevedere o gestire i rischi finanziari. Il problema dell'induzione. Taleb riprende il paradosso dell'induzione di David Hume, mostrando come l'induzione sia una base instabile per fare previsioni. L'induzione si basa sull'osservazione di eventi passati per prevedere il futuro, ma questa metodologia è vulnerabile ai cigni neri, che sono per definizione eventi senza precedenti. Taleb racconta la storia dell'analista finanziario di Wall Street che, basandosi su dati storici, riteneva di poter prevedere l'andamento dei mercati. Tuttavia, quando il mercato crollò durante la crisi finanziaria del 2008, le sue previsioni si rivelarono completamente errate. Questo esempio illustra come l'affidarsi all'induzione possa portare a gravi errori di valutazione. La tirannia dei cigni neri descritta da Taleb mostra come pochi eventi estremi possano avere un impatto enorme, mentre il problema dell'induzione evidenzia la fragilità delle previsioni basate su dati storici. Parte 4. La stupidità del calcolo dei rischi. Nella parte quarta, Taleb critica i modelli matematici e statistici comunemente utilizzati per calcolare i rischi, sostenendo che sono inadeguati per gestire i cigni neri. Taleb argomenta che la complessità del mondo reale e la presenza di eventi estremi rendono questi modelli inefficaci e fuorvianti. Taleb cita l'uso della distribuzione normale, gaussiana, nei modelli finanziari per prevedere i rendimenti del mercato. Questi modelli assumono che i movimenti dei prezzi siano distribuiti in modo simmetrico intorno a una media, il che non tiene conto dei grandi movimenti estremi che caratterizzano i mercati finanziari reali. La crisi finanziaria del 2008 è un esempio di come questi modelli possano fallire, poiché non avevano previsto l'impatto dei cigni neri sul sistema finanziario. L'effetto Lindy presenta il concetto di Lindy Effect, secondo cui vita attesa di qualcosa di non deperibile, come una tecnologia, un'idea o un'opera culturale, è proporzionale alla sua età attuale. Questo effetto ha implicazioni importanti per capire la durata e l'impatto dei fenomeni sociali e culturali. In altre parole, più a lungo qualcosa è sopravvissuto, più è probabile che continuerà a esistere. Esempio. Consideriamo i libri. Un libro come l'Iliade di Omero, che è stato letto e studiato per migliaia di anni, probabilmente continuerà a essere rilevante per molti altri anni. In contrasto, un bestseller recente potrebbe essere dimenticato nel giro di pochi anni. Il termine Lindy Effect deriva dal Lindy's Delicatessen a New York, dove i comici si riunivano per discutere della longevità degli spettacoli di Broadway. La loro osservazione era che la durata futura di uno spettacolo poteva essere stimata in base al tempo che era già stato in scena. Parte 5. Come prosperare in un mondo di incertezza. In questa parte del libro,
Taleb offre strategie pratiche per affrontare l'incertezza e i cigni neri, proponendo l'idea di diventare antifragili. L'antifragilità è la capacità di beneficiare del caos e della volatilità, piuttosto che semplicemente resistervi. Esempi e consigli. Barbell Strategy, strategia a bilanciere. Taleb suggerisce di adottare un approccio barbell alla gestione del rischio, che combina due estremi. Ad esempio, investire il 90% delle proprie risorse in asset estremamente sicuri, come titoli di Stato, e il 10% in scommesse altamente speculative e rischiose. Questo permette di proteggersi da perdite devastanti, pur avendo l'opportunità di beneficiare di grandi guadagni. Ridurre l'esposizione ai cigni neri negativi, minimizzare le perdite potenziali, evitando investimenti o decisioni che possano avere esiti catastrofici. Sperimentare e imparare dal fallimento. Taleb incoraggia la sperimentazione e l'apprendimento dai fallimenti, poiché questi possono fornire preziose informazioni e opportunità di crescita. Taleb riflette sulle implicazioni dei cigni neri per la nostra vita personale e collettiva, sottolineando l'importanza di riconoscere e accettare l'incertezza come parte integrante dell'esperienza umana. Invita i lettori a cambiare il loro modo di pensare, abbracciando l'imprevedibilità e utilizzandola a loro vantaggio. Taleb cita esempi storici di individui e organizzazioni che sono riusciti a prosperare in contesti di grande incertezza, come gli imprenditori della Silicon Valley, che adottano un approccio sperimentale e accettano il fallimento come parte del processo di innovazione. Conclusione. Taleb riflette su come il concetto di cigno nero si applichi non solo agli eventi globali e alle teorie economiche, ma anche alla sua stessa vita e carriera. Taleb utilizza la sua esperienza personale per illustrare come la vita possa essere plasmata da eventi imprevedibili e straordinari. Egli racconta il suo percorso professionale, iniziato come trader sui mercati finanziari, che gli ha permesso di osservare in prima persona l'impatto dei cigni neri. Questa carriera gli ha fornito gli strumenti e l'ispirazione per sviluppare le sue idee sulla probabilità e sull'incertezza. La sua frustrazione per l'incapacità dei modelli tradizionali di prevedere gli eventi estremi lo ha portato a esplorare nuovi modi di pensare al rischio. L'autore descrive come il suo interesse per l'incertezza e il rischio sia nato dalle sue esperienze sul mercato finanziario, dove ha visto più volte come eventi inaspettati potevano avere un impatto enorme sui rendimenti finanziari. Taleb riflette su come la pubblicazione de Il Cigno Nero sia essa stessa un esempio di cigno nero. Il libro ha avuto un successo imprevedibile e ha influenzato un vasto pubblico, cambiando il modo in cui molte persone vedono il rischio e l'incertezza. Egli sottolinea che, nonostante le sue aspettative iniziali, il libro è diventato un fenomeno globale, dimostrando come anche le opere culturali possano diventare cigni neri. Il successo di Il Cigno Nero ha portato Taleb a tenere conferenze in tutto il mondo, ad essere invitato come consulente per aziende e governi, e a influenzare la formazione di nuove teorie e pratiche in vari campi, dalla finanza alla gestione del rischio. Taleb conclude l'epilogo con alcune riflessioni filosofiche sull'incertezza e sull'importanza di abbracciarla. Egli sostiene che riconoscere e accettare l'imprevedibilità della vita può portare a una maggiore resilienza e capacità di adattamento. Taleb incoraggia i lettori a vivere in modo antifragile, cercando di trarre vantaggio dal caos e dall'incertezza anziché cercare di evitarli. Taleb parla dell'importanza di sviluppare una mentalità antifragile, dove le persone e le organizzazioni non solo sopravvivono agli shock e alle crisi, ma ne escono rafforzate. Questo approccio può essere applicato in molti ambiti della vita, dalla carriera alla gestione delle finanze personali. Cari ascoltatori, spero che abbiate trovato interessante e illuminante il nostro viaggio attraverso Il Cigno Nero di Nassim Nicholas Taleb.
Abbiamo esplorato insieme come gli eventi imprevedibili e rari, i cigni neri, possono avere un impatto enorme sulle nostre vite e sul mondo che ci circonda. Abbiamo imparato l'importanza di abbracciare l'incertezza, di diventare antifragili e di adottare strategie che ci permettano di prosperare in un mondo imprevedibile. Se avete apprezzato questo episodio, vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi episodi del podcast, dove continueremo a esplorare libri affascinanti e idee rivoluzionarie. La vostra partecipazione e il vostro supporto sono fondamentali per crescere e portare contenuti di qualità sempre migliori. Non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. E se avete domande, suggerimenti o volete condividere le vostre riflessioni sul libro, lasciate un commento qui sotto. Grazie ancora per averci seguito. Continuate a esplorare, a imparare e a sfidare le vostre convinzioni. Alla prossima puntata.